Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di questo libro qui, e torniamo a parlare della Bardugo, che è La nona casa appunto della Bardugo. Questo canale, per chi è nuovo, si parla spesso di questa autrice. È uscito in Italia a marzo di quest'anno, in questa veste grafica che devo dire è splendida, edito Mondadori. Io ve lo rimostro, ma credo che l'abbiate visto tra book haul e quant'altro più di una volta. Comunque eccolo qui, è uscito appunto per la Mondadori al costo di 19,90 €, ha una sovraccoperta, sotto si presenta così. Ultimamente la Mondadori ci sta regalando delle belle chicche e questo libro non fa eccezione, ed ha esattamente circa 415 pagine. Innanzitutto, per parlare di questo libro devo fare una premessa. Il bello di parlare di libri su YouTube è proprio il fatto che chi ascolta può farsi un'idea se il libro è più o meno adatto a lui. In questo caso è ancora più doveroso rispetto agli altri libri, perché questo libro della Bardugo si allontana tantissimo da tutto quello che lei ha scritto finora, ed è stato questo motivo di molte delle critiche che sono state fatte a questo libro, perché questo è un adult fantasy ed è proprio adult, nel senso che è proprio indirizzato a un pubblico adulto. Inoltre in questo libro ci sono la storia raccontata con tutta una serie di elementi che possono dar fastidio a molti lettori. C'è tanta violenza, mai filtrata, anzi molto esplicita, c'è violenza sessuale, violenza sui minori, parla di dipendenze da droga, insomma non risparmia niente, c'è tanto sangue, quindi per chi è sensibile a questo tipo di argomenti non è il libro adatto a voi, ve lo dico subito. È inutile leggere un libro che non fa per noi, che tratta argomenti che sappiamo che non possono piacerci, e quindi secondo me molte delle critiche mosse a questo libro derivano anche da questo. Quindi, fatta questa doverosa premessa e detto appunto che La nona casa della Bardugo è adatto sicuramente soltanto a un pubblico adulto, e consapevole appunto che questo libro affronta temi molto particolari, è un capolavoro. Gli ho dato 5 stelline su 5, peccato che ne potevo dare solo 5, ne avrei date 15 senza difficoltà, perché ok, io non sono obiettiva, perché adoro la Bardugo e la scrittura della Bardugo oltremodo, però quanto è bello questo libro. È sicuramente un libro dove la scrittura di questa autrice viene esaltata all'ennesima potenza. Innanzitutto è il primo libro fuori del Grishaverse. Il Grishaverse è questo universo fantasy creato dalla Bardugo, che solitamente è indirizzato a un lettore young adult, e quindi è il primo libro indirizzato a un pubblico più maturo, e devo dire questo esperimento fatto dalla Bardugo è assolutamente riuscito. È un libro che ho adorato molto più del Grishaverse, proprio perché tratta argomenti molto più importanti e anche faticosi, pesanti, senza troppi giri di parole, mettiamola così, ma con la scrittura poetica della Bardugo. E quindi sicuramente per me è stata un'ottima lettura, che con le promesse che ho fatto, sicuramente a chi ha voglia di leggere qualcosa anche di forte, è sicuramente una lettura che consiglio. Di cosa parla La nona casa? Abbiamo detto che è un adult fantasy, quindi è un fantasy ambientato nella nostra realtà. Infatti è ambientata a New Haven, in particolare dentro Yale, ma la Bardugo ricostruisce Yale come una situazione geografica dove il velo che divide la realtà dalla magia è molto più sottile, e quindi è molto più facile passare da una parte all'altra. È difficile definire questo libro perché ha molto thriller, perché ci si trova a dover risolvere degli omicidi, ha un po' di horror, ha un po' di fantasy, quindi sicuramente è un insieme, un calderone di diversi argomenti, che la Bardugo, come è suo solito, riesce a gestire in maniera meravigliosa. Racconta la storia di questa ragazza che si chiama Alex, o
in realtà il suo nome è Galaxy Stern, che da quando è nata ha la facoltà di vedere fantasmi. Questo, che molti potrebbero definire un dono, per lei ovviamente è una maledizione, perché non riesce ad avere una vita normale. È una maledizione anche perché non vi dico in cosa in particolare, ma perché sarebbe spoiler, ma le porta dei problemi nella vita, seri, molto seri, tanto che lei in adolescenza molto giovane si rifugia nelle droghe per evitare di venire a contatto con questo altro mondo dei grigi, che sarebbero appunto i fantasmi. Alex vive una vita molto difficile, è uno scarto della società proprio perché è emarginata, innanzitutto per le sue caratteristiche, perché lei è di origini ispaniche, ma soprattutto per questo dono di vedere insomma i fantasmi, ma poi la sua emarginazione viene anche dal fatto che appunto diventerà praticamente una tossica. Ad un certo punto succede qualcosa legato a degli omicidi, che non vi dico perché sarebbe spoiler e che nel libro ci viene detto molto più avanti, che portano Alex ad essere arruolata dalla nona casa, che è appunto la nona casa all'interno dell'Università di Yale, che controlla altre 8 case, o dovrebbe controllare altre 8 case, che sono 8 case dove ci sono appunto gli studenti ricchi, soprattutto l'elite di Yale, dove viene praticata la magia. Il compito della nona casa è controllare come viene utilizzata questa magia e che non vengano insomma rotte le regole che le case si sono date. Quindi, poiché questa magia è ovviamente legata anche al mondo dell'aldilà e quindi ha a che fare anche con i fantasmi, lei viene arruolata perché grazie a questa sua dote può essere un'alleata preziosa. Il libro poi ruota tutto alla scoperta di 3 misteri. Innanzitutto un mistero su chi è Alex stessa. Il libro inizia in medias res e la narrazione segue 2 livelli: un punto di vista il momento in cui stiamo leggendo, del presente, e con dei flashback che riprendono il passato, in cui ci vengono raccontati innanzitutto piano piano scopriamo chi è Alex, ma anche chi sono i personaggi appunto di questa nona casa che è la Lev, e tutti i misteri che ruotano intorno a questa Yale. Quindi il primo mistero è scoprire esattamente chi è Alex, perché è un personaggio che appunto nel libro lo scopriamo piano piano. Le cose fondamentali di Alex le scopriamo praticamente a fine libro, quindi la stessa scoperta del lettore di Alex è uno dei misteri del libro. Altro mistero del libro è la scomparsa di Darlington, che è questo ragazzo che fa da maestro, da mentore ad Alex. Quando il libro comincia, Darlington già è scomparso, anche se non si sa bene perché, o meglio, Alex non sa bene perché. E quindi uno dei misteri del libro è capire che fine abbia fatto Darlington. Anche in questo caso, poiché il libro inizia quando Darlington è già sparito, anche lo stesso Darlington e il rapporto tra lui ed Alex lo veniamo a scoprire mano a mano nel libro. Quindi questi sono più misteri per il lettore in realtà. Poi c'è il mistero, il thriller intorno a cui invece ruota il libro, che è la morte di Tara, che è una ragazza che, come Alex, in realtà è una ragazza ai margini della società, perché anche lei è tossicodipendente e spacciatrice. Quindi il libro inizia con questo omicidio di Tara e con la voglia di Alex di scoprire chi ha ucciso Tara. E altra cosa che noi scopriamo durante il libro, ovviamente, poiché il punto di vista praticamente è quello di Alex, ed Alex è nuova praticamente di questo mondo di Yale, di queste case che praticano la magia, piano piano, proprio tramite Alex, noi veniamo a scoprire il world building che la Bardugo ha costruito per questa Yale magica. Quindi ovviamente il libro ha bisogno di raccontarci tante cose del world building. Quindi delle cose che viene criticata a questo libro, che ha un inizio molto lento. È vero, ha sicuramente un inizio lento, ma secondo me è necessario proprio per capire il world building e per cominciare ad entrare in empatia con Alex, proprio perché come lei noi veniamo a scoprire tutte le cose intorno all'omicidio di Tara, intorno a Darlington o alle 9 case, piano piano insieme ad Alex. Quindi non siamo un lettore onnisciente che sa tutto, ma scopriamo proprio tramite la stessa Alex tutto, compreso il suo passato.
Da questo punto di vista il libro è sicuramente un crescendo, quindi inizia in maniera molto lenta per poi arrivare a una fine più veloce. Io di solito tutti i libri della Bardugo me li leggo piano piano perché me li voglio godere, perché adoro questa autrice. Anche in questo caso l'ho letto piano piano, ci ho messo un po', però devo dire la verità, le ultime 150 pagine sono volate in un niente, credo, in una giornata, perché poi a un certo punto non puoi non andare avanti, perché la Bardugo ha questa capacità a legarti alle pagine del libro e non puoi più smettere. Indubbiamente il libro affronta appunto tante tematiche in maniera molto complessa, proprio perché appunto affronta sì questa tematica del thriller, delle scoperte sia di Darlington appunto di Alex, ma lo fa in maniera molto cruda e molto potremmo dire quasi un cazzotto nello stomaco. La Bardugo non ci risparmia assolutamente nulla. Al solito l'altro punto forte della Bardugo è la costruzione dei personaggi. Mentre nei libri del Grishaverse i personaggi ci vengono presentati in maniera sufficiente già dall'inizio, qui vanno scoperti piano piano, in particolare Alex, che è un personaggio molto grigio. Non è la protagonista, ma fa delle cose ha delle reazioni anche molto violente, molto estreme, proprio perché per il suo passato, ma insomma non è proprio un personaggio positivo, diciamolo, però la andiamo a conoscere piano piano, però alla fine è un personaggio che si adora. La Bardugo ha questa capacità di farti legare ai personaggi perché sono così realistici, così vivi, che senti le loro emozioni, che metto giù perché pesa, questa capacità appunto di farti legare ai propri personaggi, ed è indubbiamente una delle maggiori caratteristiche della scrittura della Bardugo. Altro punto forte ovviamente è che qui la scrittura della Bardugo evolve ancora, arriva ancora a un nuovo livello. E io l'adoro come scrive, l'adoro come intrattiene, il suo modo di raccontare, anche questo fatto che il libro viene presentato come un crescendo e quindi comincia piano piano per poi crescere mano a mano e andare a scoprire alla fine, correre alla fine nelle scoperte che facciamo. Io ho trovato una cosa meravigliosa nel libro, perché mi ha permesso di immergermi completamente in questo world building che lei ha costruito. Vi dico che questo è il primo libro, inizialmente doveva essere il primo libro di 5, poi i diritti sono stati venduti a Netflix, quindi la Bardugo ha dichiarato che probabilmente sarà una trilogia, non ne siamo sicuri, potrebbero anche essere 2, adesso vediamo. Sicuramente non vedo l'ora di leggere il 2, perché il finale, la Bardugo ha questa caratteristica di chiudere i suoi libri con un finale scoppiettante che spalanca le porte per il volume successivo, e quindi non vedi l'ora di leggere il seguito, e su questo è veramente magistrale. E anche in questo caso non vedo l'ora di leggere il seguito, quindi so che in questo momento sta lavorando al seguito di King of Cards. Spero che ci sforni presto il seguito della Nona Casa. Sicuramente è un libro che vi consiglio con le premesse fatte, quindi ovviamente siete un lettore adulto consapevole, quindi sicuramente non è una lettura che consiglio a dei giovani perché è troppo violenta. Quindi se siete un lettore adulto e consapevole, ma anche consapevole del fatto che ci saranno scene di violenza sui minori, di sangue, di dipendenza delle droghe, insomma tutta una serie di temi molto faticosi, sicuramente un libro che vi consiglio, perché la scrittura della Bardugo è meravigliosa e questo libro sicuramente, secondo me, è uno dei suoi più belli. Vi sconsiglio questo libro nel caso voi veniate dal Grishaverse e avete aspettative del Grishaverse. Non è il Grishaverse, è tutt'altro. L'unico punto in comune ovviamente è la mano della Bardugo in questo libro, perché è completamente un'altra cosa. L'ho detto che non vedo l'ora di leggere il 2, non vedo l'ora di leggere il 2. Speriamo che arrivi presto in Italia. Sicuramente è una lettura che vi consiglio di fare in italiano, non in inglese, perché molti di quelli che ho sentito che l'hanno letto in inglese si sono persi dei dettagli, proprio perché è un libro molto complesso che richiede anche attenzione da parte del lettore. Se proprio non siete molto ferrati con l'inglese, vi sconsiglio di cominciare a leggervelo in inglese. Leggetevelo in italiano, perché in italiano si riescono a afferrare tutti i dettagli del libro, e sono tanti, cioè il world building è veramente immenso, le cose che la Bardugo ci racconta sono tante, quindi sicuramente se volete leggervelo, leggetevelo in italiano.
questo senza ombra di dubbio. Questo è tutto, fatemi sapere se avete letto questo libro, che cosa ne pensate, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Se non avete letto questo libro fatemi sapere se vi ho incuriosito o piuttosto che cosa state leggendo e soprattutto se quello che state leggendo vi piace. Questo è tutto, intanto io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!